Ciao amici di YouTube, eccoci con un nuovo video. Oggi andremo a fare l'unboxing e l'installazione di questo prodotto qui. Cos'è? È un trituratore per VC. È della Sanipac modello SFA 0017, l'ho acquistato su Amazon, pagato all'incirca 400 euro. Poi tanto vi lascerò sotto in descrizione il link diretto per l'acquisto. E vediamo cosa c'è all'interno. All'interno troviamo il nostro prodottino, che si presenta in questo modo. Qui c'è l'alimentazione, naturalmente ci sono fili sbucciati, va collegata al nostro impianto o va messa una presa. Poi ci sono le istruzioni per l'installazione, il libretto di istruzioni, la garanzia, tutti i vari manicotti, tuberie, fascette di ferro per l'installazione. All'interno troviamo questo adesivo che ci dice di non buttare mai nel water assorbenti, preservativi, cotton fioc, tappi, oggetti in plastica, eccetera. E poi non c'è nient'altro. Questo prodotto qui è il secondo che acquisto. Ne avevo già un altro uguale, stessa marca, stesso modello, durato all'incirca 10 anni. Però nel corso di questi 10 anni l'avevo già aperto e riparato diverse volte, in quanto si formava il calcare all'interno e o mi bloccava la pompa o, come è successo l'ultima volta, si è addirittura bruciato il motore. Quindi ora andremo ad installare questo trituratore e poi vi farò vedere cosa farò per far sì che non si riformi il calcare. Vi farò vedere cosa ho acquistato, ma lo vedremo dopo. Adesso mettiamoci all'opera e vediamo come si installa. Allora, qui è dove andremo ad installare il nostro Sanipac. Ci sono vari scarichi, c'è lo scarico del water, del bidet, del lavandino e poi c'è questo tubo qui rigido nero che va a finire nel bagno principale. Perché vi ricordo che il Sanipac, ovvero il trituratore, va messo in un bagno secondario, dove non c'è la possibilità di mettere lo scarico. Si mette questo Sanipac, dove i vari sanitari del bagno scaricheranno, andranno a finire nel Sanipac e poi dal Sanipac va a finire tutto nel bagno principale e viene scaricato giù nelle fogne. Ora, come prima cosa, prendiamo il nostro sacchettino dove ci sono tutti i manicotti e varie fascette di ferro e andiamo ad installare prima di tutto i piedini sotto. Sono semplicemente degli adesivi in gomma, li andiamo a mettere e poi appoggiamo il nostro Sanipac nella sua sede. Una volta installati i piedini, prendiamo il nostro Sanipac e lo andiamo a mettere al suo posto. Questi sono fili che andranno ad alimentare il nostro Sanipac, che collegheremo alla fine. Intanto il primo scarico l'abbiamo messo, poi magari metteremo delle fascette in plastica qui attorno. Ora andiamo a collegare quest'altro scarico, questo qui. Prendiamo uno di questi, mettiamo le fascettine di ferro, tac. Una volta messe le fascette possiamo andare ad installarlo. Qui ci sono ancora pezzi di calcare. Mettiamo prima il nostro raccordino, lo facciamo scorrere. Allentiamo un po' la fascetta. E poi andiamo ad inserire il raccordo qui sotto nello scarico. È un po' un'impresa, ma ce la dovremo fare. Questo lo abbassiamo in questo modo, tac, ecco fatto. E stringiamo quest'altra fascettina di ferro.
Ci assicuriamo che sia tutto ben fermo, ben saldo. Perfetto. Adesso andremo a collegare quest'altro scarico. Questo è il raccordino vecchio, a questo punto avendoli nuovi lo cambiamo. Togliamo questo vecchio, tac, prendiamo il raccordino nuovo, mettiamo la fascetta. Ecco qua il raccordino nuovo, lo inseriamo nello scarico. Dopo andremo a stringere la fascetta. Intanto giriamo lo scarico. Questa è della guaina che avevo messo per in caso dovesse perdere acqua, non va a finire al piano di sotto. Della guaina impermeabile. Ecco fatto. Lo inseriamo qui in quest'altro scarico. Tac. Perfetto. Stringiamo la fascettina. Anche quest'altro scarico è stato collegato. Quindi 1, 2 e 3. Gli scarichi sono stati collegati. Adesso andremo a collegare il tubo, questo qui superiore. Poi una volta che uno tira lo sciacquone, si riempie il sanipack e parte il motore che trita tutto, viene tirato su e buttato nel bagno principale. Quindi questo, diciamo, è lo scarico che va a finire nel bagno principale, poi va nelle fogne, eccetera. Quindi adesso andremo a mettere un bel raccordino qui, di quelli rigidi. Questo qua, eccolo qui. Questo qui, la parte rigida dentro il sanipack. E questa qui in gomma va inserita nel tubo. Qui. Questo adesso è piccolo di diametro, quindi andremo a tagliarlo. Ci sono le varie dimensioni. A noi credo ci servirà l'ultima, quindi taglieremo qui. Vedete, ci largheggia, quindi ci servirà o la dimensione dopo o quella dopo ancora. Andiamo a tagliare il nostro tubicino in gomma. Allora, misuriamo il diametro di quello vecchio, 36. Questo non è perché è da 27. Quest'altro è da 32, quindi non è come immaginavo. E l'ultimo 36. Una volta tagliata a misura, mettiamo la nostra fascettina di ferro, tac, inseriamo la parte rigida qui all'interno in questo modo. Essendo rigido lo togliamo, ci mettiamo un po' di sapone. Mettiamo un po' anche qui attorno e lo inseriamo. Una volta inserito all'interno, spingiamo questo in fondo. Inseriamo il tubo nero qui all'interno. Allora ho dovuto sostituire il tubo, questo qui nero, in quanto quello vecchio era più corto, quindi ne ho preso uno più lungo. Adesso andiamo ad inserirlo all'interno qui. Una volta inserito, qui stringiamo. E poi andiamo ad inserirlo qui. Ecco fatto. A questo punto facciamo collegamenti dell'alimentazione. Blu con blu, massa con massa, marrone con bianco in questo caso. Ah, mi ero dimenticato di dirvi che ho messo anche questa fascetta qui. Poi una volta messe tutte le fascette di ferro, diamo una stretta con una chiavina da 7. Ho messo una fascettina bianca anche qui. E adesso proviamo a tirare lo sciacquone e vediamo se il motore parte. Vai!
Perfetto. Ci assicuriamo che non ci siano perdite. Sembra tutto perfetto, meraviglioso. Ed ecco qua l'accessorio che vi dicevo per eliminare calcare a casa. È della Vaz, modello OneFlow 3/4 e va benissimo in un appartamento composto da 4-5 persone. E adesso vi faccio vedere come è fatto. Leviamo tutte queste spugnette. Eccolo qua, questo bel missilino. È un bel siluro, Qui troviamo il libretto di istruzioni, di installazione, vari raccordi. Ecco, vedete, qui c'è tutto i vari step per il montaggio. C'è anche una guarnizione, questa qui, che va messa qui sul coperchio. E vari raccordi, e spiega poi tutto come si monta. Ed è abbastanza semplice il montaggio, E adesso vi faccio vedere come è fatto. Questa è la chiavina per smontare il coperchio. Ora vi faccio vedere come funziona. All'interno c'è anche la staffettina per fissarlo al muro. Questa chiavina funziona in questo modo. La appoggiamo qui sopra, la facciamo scorrere. Vedete, si tiene fermo la parte sotto e si gira la chiave. Poi possiamo togliere anche la chiavetta e svitare a mano. Una volta svitato lo alziamo. Qui all'interno troviamo questo filtro dove dentro sembra ci sia del sale, ma in realtà non è sale. Sentite questo rumore? Questo è un filtro che in base al modello va cambiato ogni 2-3 anni e costa su 120 euro. Questa è l'unica manutenzione che ha. Poi per il montaggio è semplice. Qui c'ha, diciamo, tipo un rubinetto aperto, chiuso. E poi c'è l'ingresso che è questo qui. Infatti c'è scritto in e output, l'uscita. Questo in poche parole si mette all'ingresso dell'impianto che va nell'appartamento. Il tubo dell'ingresso lo mettiamo qui. Qui entra l'acqua, viene filtrata attraverso il filtro e in uscita avremo l'acqua filtrata che va nell'appartamento, i vari elettrodomestici, bagno, eccetera. Adesso lo rimontiamo. Qui ci mettiamo la sua guarnizione. Poi mettiamo il filtro. Tac. E poi mettiamo il coperchio. Questo attrezzino qui l'ho pagato 340 euro su eBay, poi tanto sotto in descrizione vi lascerò il link diretto per l'acquisto. E adesso vi dico un po' come funziona. Come c'è scritto qui sopra, c'è scritto senza sale e prodotti chimici, quindi non c'è nessuna sostanza che viene aggiunta all'acqua. Poi non c'ha bisogno della corrente, non ha bisogno di nessuno scarico, non c'è nessuno spreco di acqua, elettricità, sali, eccetera. Installazione facile e compatta. OneFlow è un dispositivo compatto montato a parete o a pavimento in base al modello. Questo si monta a parete, c'ha la sua staffettina, senza rischi per tubazione e sistemi, perché c'è scritto rimuove depositi di calcare esistenti mantenendo tubazione e sistemi privi di calcare. Manutenzione ridotta in quanto non c'è nessun contratto di manutenzione con l'azienda o altri, e c'è scritto che in base al modello la cartuccia e il materiale granulare devono essere sostituiti ogni 2 o 3 anni, come vi dicevo. Risparmio energetico in quanto c'è scritto minimo consumo d'acqua e riduzione del calcare si traducono in una migliore efficienza del sistema idrico, giustamente. C'è l'eliminazione del calcare esistente. Il sistema OneFlow è efficace anche nella rimozione del calcare già presente nelle tubazioni prima dell'installazione. Salute, tutti i minerali essenziali, calcio e magnesio rimangono nell'acqua. E poi c'è spiegato tutto come funziona, come è composto il filtro. Vi leggo 2 righe, c'è scritto come funziona OneFlow. OneFlow non è un addolcitore, ma bensì utilizza una tecnologia innovativa che garantisce la qualità dell'acqua potabile neutralizzando il calcare. I granuli contenuti nella cartuccia fissano i minerali di calcio e magnesio presenti nell'acqua dura e li trasformano in cristalli microscopici. Questi cristalli inerti in sospensione vengono trasportati dall'acqua e non aderiscono alle superfici. Previene quindi i depositi di calcare su tubi, rubinetti, eccetera, eccetera. Qui ci sono vari modelli.
Vedete, quello che ho preso io è il modello FTWHR22L al minuto, 22 litri al minuto. Ed è adatto tipo in una famiglia composta da 4 persone. Questa qui invece è composta da più persone. Poi ci sono tipo quelli lì che vengono usati in 2 appartamenti, in un appartamento più grande, fa 38 litri al minuto, quelli da bar. Comunque in un appartamento normale, una famiglia composta come già detto da 4-5 persone, questo qui che fa 22 litri al minuto va più che bene. Poi naturalmente più si sale e più litri riesce a fare al minuto. Questo, se non sbaglio, è un prodotto americano, infatti in America è usatissimo, è molto commercializzato. Niente, adesso andremo a fare l'installazione e vediamo come funziona. Come prima cosa fissiamo la staffa a parete, poi chiudiamo l'acqua dell'impianto e stacchiamo il tubo d'ingresso. Sostituiamo il tubo d'ingresso con uno più lungo. E andiamo ad inserire vari manicotti. Questo è l'ingresso. Mettiamo un po' di Teflon. Avvitiamo e stringiamo. Faremo la stessa identica cosa anche di là all'uscita. Stringiamo. E poi andiamo a fermare il tutto sulla nostra staffettina. A questo punto colleghiamo l'ingresso dell'acqua e l'uscita. Questo è il nostro filtro, lo inseriamo nella sede con guarnizione e avvitiamo il tappo. Stringiamo con la nostra racchettina. A questo punto apriamo l'acqua piano piano e riempiamo il filtro. Questo è il pulsantino per far uscire l'aria. E il gioco è fatto. E questo è il lavoro finito. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Io vi saluto e alla prossima. Cliccate su iscriviti e poi clicchiamo sulla campanellina accanto, tutte, e in questo modo andrete ad attivare le notifiche del mio canale, ovvero tutte le volte che io andrò a caricare un nuovo video vi arriverà la notifica.